Ciao a tutti, io sono Nascetti Massimo e quello che vi voglio raccontare in questo video è la mia esperienza che ho avuto con una turbina che ho comprato nuova, una Garrett G30-660, quindi è una turbina di ultima generazione che produce Garrett, quindi marchio molto conosciuto e rinomato nel campo delle turbine. Turbina che ho comprato per questa macchina, che è una Nissan S13 con non il motore stock ma un motore sempre Nissan, un RB25 DET, quindi un 2005, che però sono stati cambiati i pistoni con dei pistoni stampati, BL e tutte le componentistiche esterne al motore. E quindi appunto mi serviva una turbina performante in modo da fare un risultato, si pensava sui 5-600 cavalli. Quindi leggendo i dati tecnici delle nuove turbine Garrett serie G, mi sono deciso di comprare appunto questa G30-660, che secondo me poteva essere molto adatta al motore e al tipo di erogazione che volevo. La mia esperienza su questa turbina non è stata positiva perché dopo aver installato appunto la turbina, facendo tutti i collegamenti a regola d'arte, perché ormai sono svariati anni che lavoro su queste cose, quindi non lascio nulla al caso, quindi controllando l'impianto dell'intercooler che non avesse perdite, controllando gli innesti e scarichi dell'olio, dell'acqua, insomma facendo il lavoro a regola d'arte. Allora, prima uscita abbiamo fatto circa 80-90 km, pressioni d'esercizio costanti sugli 1,3, 1,4, di picco 1,6, 1,7. Seconda uscita, sempre con gli stessi parametri, eravamo in autodromo ad Adria, la seconda uscita. A un certo punto vedo fumo blu allo scarico, mi sono fermato e controllando appunto ho notato che si era rotto l'alberino della turbina. Ovviamente ho tutti gli strumenti per tenere sotto controllo sia la carburazione con una sonda wideband e sia le temperature dei gas di scarico con una termocoppia messa a punto nei collettori di scarico, e quindi sapevo benissimo che tutte le situazioni del motore in quel momento erano perfette, perché giravamo con un picco di temperatura di 850 gradi, quindi tra virgolette molto basso, e con una carburazione che comunque stavamo sui 10,5, quindi tutto era perfetto. Questa è una turbina appunto che dichiarano pressione d'esercizio e temperatura d'esercizio molto al di sopra delle mie, e quindi diciamo io ero abbastanza sicuro di essere nella norma di esercizio di tutto. Anche l'olio era un olio nuovo, sintetico, 1060, diciamo da competizione, e anche la pressione dell'olio era tutto in regola, non aveva la macchina dato segni di qualsiasi problema. Quindi dicevo, ho controllato la turbina, ho notato che appunto c'era l'alberino rotto, perché proprio la parte anteriore alla girante d'aspirazione era spaccata. Io non l'ho aperto, l'ho mandato a una ditta, la ditta che me l'ha venduto, che è una ditta tedesca. Loro l'hanno controllata, l'hanno aperta e mi hanno comunicato che la motivazione della rottura è stata la rotazione eccessiva dell'albero. Fatto sta che con questa loro conclusione io ho al momento una turbina appunto inutilizzabile, una turbina che secondo me era al top di gamma, che in realtà non è stata. Quindi io mi chiedo il motivo di questa rottura.
nel senso, se la turbina aveva già dei problemi, che il problema per me che potesse avere è appunto l'albero che non era bilanciato, perché per come giravo è secondo me impossibile che abbia superato il limite di rotazione dichiarato, e in questo caso dovevano riconoscere il problema e insomma propormi una soluzione, o se no, se veramente la turbina non avesse avuto nessun problema, non rispetta secondo me i dati che dichiarano, perché i dati che dichiarano dovrebbe girare come ha girato il mio motore tranquillamente, non al limite. In più, apro e chiudo parentesi, mi hanno anche comunicato che hanno avuto vari problemi con le turbine G, con la serie G, e appunto adesso questa ditta le vende solo su ordinazione. Quindi quello che vi dico, quello che vi consiglio è di stare attenti ad usare questo tipo di turbina, perché potrebbe essere sottodimensionata basandosi appunto sui valori che dichiara Garrett. Questo è il mio pensiero personale, non da tecnico ovviamente, perché non ho potuto testare con dei macchinari questa turbina, come tutte le turbine, non ho gli strumenti, ma vi ho solo raccontato la mia esperienza personale. Adesso vi metterò a seguire qualche foto e poi alla prossima. Ciao a tutti!